Non tutti gli eretici vengono bruciati, alcuni diventano più grandi dei sacerdoti. Mentre il progressive costruiva cattedrali sonore fatte di suite, mellotron e virtuosismi, c'erano artisti che ne assorbivano l'ambizione senza accettarne i confini. Non volevano appartenere ad un genere, volevano superarlo. I Pink Floyd trasformano il concept album in esperienza totale. Mike Oldfield dimostra che una sola composizione può reggere un intero disco. Ian Anderson suona il flauto su una gamba sola e porta Bach dentro l'hard rock. Bowie trasforma il corpo in teatro. I Queen fanno convivere opera e rock in 6 minuti impossibili. Non sono prog, non sono contro il prog, sono oltre. Questo è il momento in cui il rock smette di essere solo un suono e diventa spettacolo, tecnologia, identità, mito. Benvenuti tra gli eretici del progressive. Se il progressive è stato il tentativo del rock di diventare musica totale, allora i suoi eretici sono coloro che hanno preso quell'ambizione e l'hanno piegata ad una visione personale. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, molti artisti adottano album concettuali, parti strumentali estese, contaminazioni stilistiche e concerti spettacolari senza essere classificabili come progressive in senso stretto. Non appartengono al genere, ma ne condividono l'orizzonte, ne assorbono il coraggio formale, ma non il dogma. Il caso più emblematico è proprio quello dei Pink Floyd. Nati a Cambridge e presto affiliati alla scena psichedelica londinese, i Floyd delle origini sono guidati da Syd Barrett, mente visionaria e fragile. In The Piper at the Gates of Dawn del 67, Barrett trasforma il rock in una fiaba allucinata, infantile e inquietante insieme. Le canzoni sul disco sono relativamente compatte, ma dal vivo si espandono per necessità, tra improvvisazioni, suoni stridenti e light show rudimentali. Già qui emerge un elemento decisivo, l'attenzione maniacale alla qualità del suono e alla dimensione immersiva del concerto. I Floyd ideano un sistema di diffusione a 4 vie, anticipando l'idea di esperienza totale. L'uso massiccio di droghe mina però l'equilibrio di Barrett, che viene sostituito ben presto da David Gilmour. Nei 4 anni successivi la band si allontana progressivamente dalla psichedelia pura per avvicinarsi a forme concettuali. Atom Earth Mother del 70 apre con una suite di 24 minuti arrangiata con orchestra e coro. Middle del 71 contiene Icos, lunga composizione che per struttura e sviluppo li avvicina idealmente al progressive. Ma il punto di non ritorno è The Dark Side of the Moon del 73. Non solo un concept album, ma uno dei dischi più venduti e longevi della storia della musica pop, con oltre 800 settimane di permanenza nella classifica americana. Qui il progressive viene interiorizzato, niente virtuosismi esibiti, nessuna sovrabbondanza tecnica. Economia sonora, equilibrio, produzione perfetta. Il successivo, Wish You Were Here, del 75, con la suite Shine on You Crazy Diamond, dedicata proprio a Barrett, sembra aderire ancora di più ai canoni prog, ma lo fa con un controllo formale che evita l'eccesso. Animals del 77, qui in una ristampa, introduce sonorità più aspre e prepara il terreno per il concept per eccellenza che è The Wall. Album diretto da Alan Parker, spettacolo teatrale in cui il concerto si trasforma in rappresentazione scenica totale. Ad un certo punto i musicisti suonano nascosti dietro a un muro costruito sul palco. When he grew up
and went to school. There were certain teachers who would hurt the children any way they could. Se il Progressive aveva sognato la cattedrale, i Floyd la costruiscono davvero. Accanto a loro, i Jethro Tull incarnano un'altra forma di eresia. Nati come band rock blues, si trasformano progressivamente in un ibrido che fonde hard rock, folk, citazioni classiche e ambizione concettuale. Ian Anderson, flautista istrionico capace di suonare su una gamba sola, diventa un'icona visiva del rock. Aqualung del 71 e soprattutto Thick as a Brick del 72 mostrano una struttura narrativa e musicale che li avvicina al progressive pur mantenendo un'identità autonoma. Mike Oldfield compie un passo ulteriore. Con Tubular Bells del 73 realizza un album interamente strumentale occupato da una sola composizione divisa in due parti. Suona quasi tutto da solo, stratificando strumenti con la tecnica delle sovraincisioni. La musica sfugge alle etichette, c'è fantasia prog, minimalismo americano, intuizioni che anticipano la New Age. Il frammento usato da William Friedkin per L'Esorcista contribuisce a renderlo celebre. È un'opera che nasce come scommessa della neonata Virgin di Richard Branson e diventa un caso mondiale. Un'altra figura chiave è Alan Parsons, fonico di The Dark Side of the Moon. Con l'Alan Parsons Project costruisce album concettuali ispirati a Edgar Allan Poe, Isaac Asimov o al tema del gioco d'azzardo. Non c'è avanguardia radicale, ma una ricerca sonora meticolosa, un suono rotondo, elegante, tecnologicamente avanzato. È progressive addomesticato, portato verso una forma di art pop raffinato. I am the eye in the sky, looking at you. Poi c'è un'altra grande deviazione, il glam. Se i musicisti progressive tendono ad un certo anonimato definiti dall'opera più che dall'immagine, David Bowie e i Queen fanno l'opposto. Portano il rock nell'ambiguità, nel trasformismo e nella teatralità esasperata. Bowie, influenzato dall'arte e dalla danza, allievo di Lindsay Kemp, comprende che il corpo può diventare opera. Da Space Oddity, pubblicata in coincidenza con l'allunaggio del 69, fino a Ziggy Stardust, passando per il periodo berlinese con Brian Eno, il suo percorso è metamorfosi continua. Non è progressive in senso stretto, ma condivide l'eclettismo, la visionarietà, la costruzione di album concettuali. I Queen, guidati dalla personalità debordante di Freddie Mercury, mescolano hard rock, glam, music hall, opera e progressive senza preoccuparsi delle etichette. A Night at the Opera del 75 con Bohemian Rhapsody è un pastiche monumentale costruito attraverso settimane di sovraincisioni vocali. È teatralità pura, ironica e grandiosa. La critica li accusa di kitsch e leggerezza, ma il pubblico li consacra. Dopo il Live Aid e la morte di Mercury nel 91, la loro eredità diventa intoccabile. Questi artisti dimostrano che il progressive non è stato soltanto un genere, ma un clima culturale, un momento in cui il rock ha sentito il bisogno di espandersi e di contaminarsi, di pensarsi come arte totale. Gli eretici del prog sono forse i più longevi perché hanno saputo prendere quell'ambizione e alleggerirla, piegarla, renderla comunicabile senza rinunciare alla complessità. Nel prossimo episodio la frattura diventerà definitiva, perché mentre questi mondi si espandono, altrove cresce un'urgenza opposta. Meno concept, meno cattedrali, più elettricità grezza. La storia del rock è sempre una tensione tra costruzione e demolizione e siamo arrivati al momento in cui qualcuno prenderà a martellate il muro. In descrizione una playlist fondamentale con 10 brani degli eretici del prog.